Rieccoci ragazzi, quest'oggi con un mazzo di cui io sono innamorata, gli African American Tarot. Chi mi segue da tempo lo sa che è un mazzo che ovviamente mi è nel cuore. Chiaramente non lo uso sempre sul canale perché ovviamente so che alcuni di voi amano altri mazzi, per cui ci mancherebbe, utilizzo anche gli altri. Però ecco, questo è il mazzo assieme ad altri due o tre. Come sempre, ragazzi, io vi rimando al link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto ho descritto questo mazzo carta per carta ed anche la storia che sottende a questo mazzo, una storia particolare, una storia fatta di momenti di luce ma anche di momenti di ombra, e questo infatti è un mazzo con una tradizione spirituale e religiosa molto potente, cioè la tradizione degli Yoruba africani, degli spiriti Orisha, le divinità dell'Africa occidentale, in particolar modo della Nigeria, che ovviamente poi con le atrocità, ecco appunto le zone d'ombra della tratta degli schiavi, è appunto arrivata direttamente nel continente americano, permettendo la nascita di culti religiosi e vere e proprie religioni tutt'oggi diffusissime e conosciutissime, ragazzi, a livello mondiale, che poi appunto si sono mescolate con la ritualità dei nativi indigeni americani. Sto parlando per esempio del voodoo, dell'udu, della santeria, del candomblé, della macumba. Dunque, ripeto, ovviamente culti religiosi e vere e proprie religioni conosciutissime, nonché ovviamente praticatissime. D'accordo? Che cosa dunque andremo a chiedere a questo mazzo che io amo così in maniera viscerale? Ritorno o nuova conoscenza? Chi arriverà di nuovo a scaldarmi il cuore? Chi riuscirà a conquistarmi? Chi mi farà magari innamorare? Quindi con ovviamente chi inizierò una nuova storia, una nuova frequentazione, una nuova relazione che possa, diciamo, darmi qualcosa in più da un punto di vista ovviamente sentimentale. Quindi chiediamo quali novità in amore sono ovviamente in arrivo per voi. Quindi un eventuale ritorno piuttosto che invece, perché no, magari una nuova conoscenza. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo degli African American Tarot e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque scelga questo video o incappi casualmente in questo video, parliamo appunto di novità in amore. Vediamo un po'. Perfetto ragazzi, allora come vedete qui abbiamo appunto ben 7 carte, secondo una modalità che io ho già diverse volte appunto usato sul canale. La prima carta che ho estratto è inerente alla situazione attuale, cioè cerchiamo di capire se ovviamente nel momento presente c'è già qualcuno effettivamente interessato a voi. Per quanto concerne
la seconda carta estratta, quindi ovviamente la carta più in alto rispetto ovviamente a tutte le altre. Cerchiamo di capire quei dettagli che diciamo possono far luce, quei dettagli in più che possono darci dettagli appunto specifiche in più sulla situazione attuale. Terza carta, abbiamo appunto una carta inerente allo stato d'animo vostro, ovviamente, per quanto concerne una determinata situazione o del presente o che avverrà, d'accordo? Quindi come voi andrete in qualche modo a gestire ovviamente il futuro o comunque anche il presente, quello che per esempio vi porterà la sorte. Quarta carta, la risposta alla domanda, quindi quali novità ci saranno in amore nel prossimo futuro, se un eventuale ritorno o una nuova conoscenza. Per quanto concerne le ultime tre carte, queste ovviamente disposte a ventaglio, sono carte che vanno a portare chiarimento ulteriore rispetto alla quarta carta, cioè rispetto alla risposta. Quindi diciamo che vanno a specificare meglio appunto ciò che accadrà, a dare in qualche modo anche, diciamo così, ecco, dei dettagli in più. Iniziamo dunque ora ragazzi con appunto la prima carta, la carta centrale nel cuore della stesa, cioè cerchiamo di capire qual è la vostra situazione attuale. Qui abbiamo un 8 di denari. Allora, l'8 di denari parla sicuramente di, diciamo, più persone interessate a voi, che però obiettivamente sentono, questo è un giudizio loro, ragazzi, può anche non essere realmente così, però dal loro punto di vista voi risultate particolarmente irraggiungibili, cioè queste persone sentono di dover faticare veramente tanto, 8 di denari, per riuscire ad arrivare a voi. Quindi è una carta che parla di lavorio incessante, è una carta di chi sente di dover lavorare tanto, lavorarci su sodo, per poter in qualche modo arrivare a voi e attirare la vostra attenzione. Ora, partendo dal presupposto che tutti noi, e quindi ovviamente anche voi siete liberissimi di accettare o meno ovviamente il corteggiamento da parte di una persona, quindi liberissime di evidentemente anche rifiutare degli approcci. Evidentemente a voi queste persone o non piacciono, non interessano per svariate motivazioni, ma tutti abbiamo i nostri gusti, ok? Magari queste persone non incontrano il vostro gusto, ci può stare, voglio dire, non è che ci deve piacere sempre tutto, d'accordo? Quindi ciascuno di noi ha delle priorità e delle preferenze, ma ben venga, ci mancherebbe, no? Saper scegliere significa anche conoscersi, quindi evidentemente avete ben chiaro ciò che fa per voi e ciò che invece non fa per voi, quindi ripeto, fate benissimo ovviamente, o evidentemente queste persone però non sono in grado di far arrivare a voi il messaggio dell'interesse nei vostri confronti, quindi evidentemente voi non avete compreso che queste persone possano essere ben interessate a voi, cioè o evidentemente il problema è nel mittente, ok? Quindi non sono in grado di farvi capire in qualche modo di essere interessati a voi, quindi problema loro, voglio dire. Oppure evidentemente non incontrano il vostro gusto, cioè voi avete capito perfettamente che da parte di queste persone c'è dell'interesse, ma non vi interessano, ok? A vostra volta. Quindi sicuramente determinate persone vi trovano fisicamente molto attraenti, perché parliamo di denari, quindi è pur sempre, diciamo, un aspetto estetico predominante, ok? Quando abbiamo ovviamente i denari, esattamente come quando abbiamo i bastoni, d'accordo? Cioè si sta parlando di chi è attratto dal vostro charme, dalla vostra bellezza. È chiaro che però qui ci fermiamo a questo, d'accordo? Persone che però, ripeto, sentono di dover faticare anche un po' troppo evidentemente per arrivare a voi.
È chiaro che, ragazzi, queste persone stanno progettando e programmando comunque un modo per approcciare in maniera un po' più chiara, quindi sicuramente aspettatevi prossimamente ovviamente degli inviti, comunque dei complimenti, magari in più, comunque un'attenzione, diciamo in più da parte di determinate persone. Ora, parliamo di un otto di denari. Che cosa vuol dire? Che l'otto di denari parla sicuramente di chi fa già parte, ok, delle vostre conoscenze. In particolar modo, l'otto di denari parla di professione, quindi potrebbe essere qualche collega, ovviamente, o qualche datore di lavoro, d'accordo? Qualche capo. Comunque qualcuno che ha con voi un legame da un punto di vista professionale ed economico-finanziario. Potrebbe essere anche un cliente, potrebbe essere un vostro paziente, d'accordo? Comunque qualcuno di molto interessato a voi, con il quale avete un legame prevalentemente, ovviamente, professionale. Però i denari parlano anche di amicizie o comunque conoscenze di lunga data, quindi non da poco. Quindi tra i vostri amici potrebbe nascondersi una persona che in realtà è molto interessata a voi. Oppure tra le vostre conoscenze potrebbe esserci quella persona che non è ancora riuscita, diciamo, a farsi capire bene e quindi a palesare il suo interesse. Però 8 di denari ci parla di chi in realtà è già pronto a compiere qualche azione in più per portare a compimento i suoi desideri. Ovviamente desideri fisici, d'accordo? Cioè qualcuno che, ragazzi, non è che vi vuole invitare per giocare a scopa, d'accordo? Qualcuno che vuole ovviamente cercare di riuscire a conquistarvi e di trascorrere anche una serata, d'accordo, piacevole, ok? Quindi persone interessate a voi ce n'è. E con l'otto di denari più di una, Però, ripeto, persone un po' demotivate magari dalla difficoltà nel poter arrivare a voi. Vi vedono molto distanti, quindi sentono di avere poche chance, però faranno di tutto, se non altro nel prossimo futuro. Quindi riuscirete a capire, evidentemente, chi è questa persona o chi sono queste persone, d'accordo? Dunque, vediamo in seconda posizione qualche dettaglio in più inerente appunto al vostro presente, quindi a questo 8 di denari. Allora, in questo mazzo, come in molti mazzi, l'11° arcano maggiore non è la forza, bensì la giustizia. Quindi, ovviamente, la legge. In questo caso, appunto, abbiamo il dio nigeriano della giustizia, Chose. Allora, ragazzi, chiaramente la giustizia parla sicuramente di persone che potrebbero, attenzione, avere un legame, motivo per cui voi potreste, a questo punto si capisce, per cui appunto voi potreste aver eliminato, cioè non considerato queste persone, perché la giustizia è una carta che parla di tutto ciò che è legalmente, ufficialmente definito. Quindi queste persone potrebbero, o una in particolare, potrebbe essere una persona impegnata. Oppure voi potreste essere impegnate. Motivo per cui queste persone fanno fatica ad arrivare a voi o sentono di far fatica perché temono magari che il vostro compagno possa scoprire qualcosa, d'accordo? Quindi comunque qui c'è, diciamo, una presenza terza che potrebbe ostacolare, diciamo così, ecco, la realizzazione
dei loro desideri. La giustizia quindi si riferisce al fatto che alcune di queste persone che vi vengono dietro sono persone impegnate, o una in particolare è impegnata, e di conseguenza deve cercare di, o devono cercare di, il più possibile, agire in maniera equilibrata, in modo da non creare e crearsi problemi. Devono mantenere in equilibrio i due piatti della bilancia tipici della giustizia. Quindi sono persone che potrebbero, magari anche addirittura, avervi nascosto un impegno. Quindi attenzione, vi ho detto con l'8 di denari che qualcuno sicuramente di queste persone si farà avanti prossimamente. In caso voi non abbiate nessuna intenzione di iniziare una storia con una persona impegnata e non abbiate appunto informazioni circa per esempio questa tal di tali persona, ecco, cercate di informarvi, cioè di capire se possa o meno essere una persona impegnata, perché con la giustizia qualche dubbio mi viene. In caso siate voi quelle impegnate o quelli impegnati, è chiaro che queste persone hanno, ripeto, paura che magari il vostro compagno possa scoprire qualcosa e chiaramente incappare in problemi magari di non facile soluzione. Temono sceneggiate, temono comunque magari momenti di aggressività, ira, litigi, scontri, rivalità accesa. D'accordo? Quindi comunque sono persone che vogliono agire e agiranno con volontà, 8 di denari, ma attenzione bene, perché potrebbero essere persone impegnate o voi potreste essere impegnate. D'accordo? Quindi c'è una situazione da mantenere, diciamo, ecco, in osservazione. Ora ragazzi, per impegnato io non intendo per forza sposato, cioè la giustizia non parla per forza del matrimonio, ok? Parla di un legame, d'accordo, legalmente definito, ma anche semplicemente un legame ufficiale, cioè si può anche essere fidanzati, conviventi, ufficialmente però si ha comunque una persona al proprio fianco, cioè quindi comunque una persona che sta frequentando qualcun altro in maniera ufficiale, quindi nel caso a voi non vada bene di frequentare una persona già impegnata, occhio, cioè cercate di capire bene, perché poi tante persone sono anche furbe, cioè nel senso, no ma ci stiamo separando, insomma, cose che ormai raccontano, se ne sentono di ogni, dormo sul divano, siamo come fratello e sorella, questi sono un po' i must che raccontano, quindi mi raccomando attenzione comunque proprio per cercare di, ripeto, evitare anche ovviamente delle grosse delusioni. Ripeto, in caso a voi non vada bene di frequentare una persona impegnata. D'accordo? A questo punto direi di cercare di capire appunto la risposta alla domanda e lasciamo per dopo l'analisi del vostro stato d'animo. Allora, qui abbiamo un bellissimo 10 di denari, di nuovo denari, quindi molta passione, molta attrazione fisica più che passione, proprio attrazione fisica. Allora, 10 di denari è una carta bella, una carta che promette veramente bene, perché è una carta che parla di un legame. Ora, in caso sicuramente voi siate impegnate, questo 10 di denari può essere riferito per esempio ad una condizione molto più bella, pacifica e serena tra voi e il vostro compagno. Cioè in caso per esempio ci sia stato un momento di difficoltà, il 10 di denari parla comunque di un rapporto che diciamo riprende alla grande. In caso voi invece siate appunto libere, il 10 di denaro è una carta comunque altrettanto bella perché parla comunque di un nuovo legame. Un legame, ecco qui, con una persona che potrebbe, vedete, essere stata sposata e avere per esempio già dei figli. Quindi una persona che potrebbe veramente essere in via di separazione in questo caso,
o potrebbe avere già dei figli da un precedente rapporto, da un precedente matrimonio, oppure, ragazze mie, potrebbe essere una persona tuttora impegnata e che non intende per il momento disimpegnarsi, d'accordo? Quindi voi potreste cedere alle lusinghe, per esempio, di una persona impegnata, d'accordo? Comunque è una carta che parla di armonia, è una carta che parla di salute, che parla di benessere, è una carta che parla di collaborazione, quindi sicuramente ci sarà molta attrazione sin da subito tra voi e questa persona e come tutte le carte di grado decimo parla di successo. Parla di completezza, quindi la vostra sarà una storia bella che partirà sicuramente con delle basi di attrazione importanti. Ragazze, però non è un 10 di coppe, perché ve lo sottolineo? Perché, allora, 10 di coppe è una carta che parla di un rapporto che già prevede, diciamo così, dell'emotività molto forte, dei sentimenti dichiarati, no? Molto forti, cavolo, sin dall'inizio. Ecco, il 10 di denari invece parla di un rapporto sì bello, ripeto, di un rapporto fatto di armonia, un rapporto anche intenso, un rapporto stabile, che diventerà stabile, con incontri stabili, con comunicazioni stabili. Però è ovvio che stiamo parlando di un 10 di denari, quindi comunque con una forte attrazione che diventerà sempre più importante per voi e per l'altra persona, ma che ovviamente non momentaneamente, almeno ragazzi, lascerà particolare spazio a molti sentimenti, motivo per cui appunto questa persona potrebbe essere impegnata e quindi piacervi magari molto da un punto di vista fisico ed estetico, ma diciamo da un punto di vista interiore, morale, al punto da farvi innamorare perdutamente, magari no. D'accordo? Quindi questa come risposta è già un sì pieno. 10 denari è la carta del rinnovamento, è la carta del cambiamento ed è la carta di avvenimenti importanti che portano ovviamente a cambiamenti importanti, cioè la vostra vita andrà a cambiare a seguito di questo rapporto, è più o meno clandestino. Vi sentirete meglio, vi ripeto, è una carta che parla di benessere, che parla di salute, cioè voi vi sentirete meglio, vi vedrete anche più belle, più belli, cioè questa nuova storia per voi sarà qualcosa di importante, perché sarà una svolta nella vostra vita privata, d'accordo? Quindi, ripeto, sarà quella boccata d'aria in più positiva, in caso per esempio abbiate una storia in essere non proprio meravigliosa, che vi permetterà appunto di godere o ricominciare a godere di alcuni piaceri, ovviamente della vita. Ora, è una carta che parla anche di ambiente familiare casalingo, quindi voi potreste incontrare questa persona o diciamo gli incontri tra voi e questa persona potrebbero avvenire o a casa dell'altra persona o a casa vostra, quindi in ambiente comunque domestico, oppure appunto potreste incontrare questa persona, iniziare magari questa frequentazione, iniziare a parlare, iniziare a conoscersi in un ambiente casa, cioè cosa vuol dire? In un ambiente da voi ben conosciuto. Ecco perché questo ci fa capire che la deduzione iniziale, cioè che questa persona fosse parte di quel enorme nugolo di persone che vi appunto desiderano e che appunto fanno parte della vostra quotidianità, cioè sono persone che già o conoscete oppure che fanno parte della vostra quotidianità, a cui magari avete dato poco interesse o che magari avete visto una volta soltanto, non sono persone nuove. Quindi questa è già una risposta alla domanda della stesa. Novità o ritorno, comunque qualcuno che già fa parte della mia vita e qualcuno che già fa parte della vostra vita o comunque, ripeto, delle vostre conoscenze. D'accordo? E grazie a questa conoscenza voi attraverserete un periodo molto favorevole, dal quale andrete ad ottenere il massimo, sentendovi ovviamente anche bene. Questo ovviamente anche. D'accordo?
Vediamo ora, ragazzi, invece appunto in quarta posizione il vostro stato d'animo, quindi come andrete ovviamente a vivere questa situazione. Beh, la vivrete molto bene. Allora, qui abbiamo il 15° arcano maggiore, il diavolo, e quindi ovviamente abbiamo Anansi. Allora, questa divinità oscura, Nancy il beffardo. Allora, ragazzi, sicuramente la vivrete con fascino, seduzione, magnetismo, ovviamente un'ottima sessualità vissuta in maniera molto serena, molto libera, priva di tabù e ovviamente con grande passionalità. È chiaro che per voi questa persona rappresenterà una grande tentazione, soprattutto in caso voi siate ovviamente l'elemento impegnato, ma non riuscirete assolutamente a rinunciare a questa persona e alla frequentazione di questa persona. Anche in caso voi vi siate ripromesse di non frequentare appunto una persona impegnata, ecco che evidentemente questa persona riuscirà a farvi capitolare, proprio perché il diavolo parla di forte fascino, di forte attrazione e di grande passionalità. È una carta che parla di incontri, molti, tanti, molto esaltanti, soprattutto da un punto di vista fisico, ovviamente, e di un'attrazione, ripeto, molto forte, quasi diciamo al di fuori degli schemi comuni, ecco perché vi parlavo di tabù che vengono comunque abbattuti. Ovviamente un legame molto forte, come appunto potete vedere, che vi unirà a questa persona, un legame che sarà basato però, ripeto, non tanto o unicamente su delle emozioni, quanto più che altro ovviamente su un'attrazione, un feeling erotico molto particolare che probabilmente voi non avete mai sperimentato nella vostra vita. Quindi sicuramente è una carta che parla di un legame che ovviamente nasce e che chiaramente voi non potrete in qualche modo mai nemmeno immaginare di vedere sciogliersi, proprio perché voi sarete calamitate proprio rispetto a questa persona. Infatti parla proprio di carisma e di magnetismo, quindi tanta passione, volontà intensa di viversi assolutamente e ovviamente anche qualche rischio e azzardo, perché ovviamente questa carta parla di rischio, quindi parla di chi deciderà in maniera molto lucida di vedersi, di incontrarsi clandestinamente, in maniera nascosta, rischiando magari anche di vedere la propria vita sgretolarsi, ma la passione sarà talmente tanto, diciamo, grande che evidentemente non riuscirete a dir di no. Quello che vi legherà a questa persona sarà un'energia talmente forte e anche se vogliamo misteriosa, che rappresenterà per voi, ripeto, una sorta di unicum. Probabilmente nella vita non vi siete mai sentite così attratte rispetto ad una determinata persona e potreste anche scendere a mezzi poco puliti pur di poter vedere, diciamo, questa persona. Quindi rapporti molto intensi, nuovi incontri, ovviamente, incontri costanti, quindi non è una persona che voi vedrete una volta al mese, è una persona che voi vedrete ovviamente più e più volte, che inizierà appunto a corteggiarvi in maniera molto importante, ve l'avevo detto con quell'8 di denari, perché questa persona vi vuole, d'accordo? Questa persona non ammette in qualche modo di non avervi, d'accordo? E quindi ovviamente questa persona riuscirà a farvi capitolare. Quindi non è una carta in questo caso negativa, è una carta che parla di grande passione. Allora, questa è una carta, il diavolo in questo caso appunto, legata ai mesi autunnali, in particolar modo, quindi ci siamo assolutamente, ed è una carta che, diciamo, agisce grosso modo entro 2 o 3 mesi, quindi comunque è di media lunghezza, quindi evidentemente ragazzi entro grosso modo l'inverno pieno voi avrete modo di vedere davanti ai vostri occhi finalmente una persona che vorrà conquistarvi, che avrà un atteggiamento molto seduttivo nei vostri confronti
e che ovviamente vi permetterà di vivere qualcosa di molto passionale. Attenzione, ripeto, o voi impegnate o questa persona potrebbe essere impegnata. Ripeto, per impegnata non intendo per forza una persona sposata, ma ovviamente una persona che potrebbe, come diceva il 10 di denari, avere alle spalle un rapporto impegnativo, quindi potrebbe essere già padre, oppure una persona che ha purtroppo ancora in essere un rapporto, seppur sfilacciato, ma ce l'ha. D'accordo? Per quanto riguarda i segni zodiacali, abbiamo lo Scorpione e il Capricorno. Quindi questa persona potrebbe appartenere ad uno di questi due segni, Scorpione e Capricorno, o averne l'ascendente, quindi potrebbe essere per esempio del segno del Capricorno avere ascendente in Scorpione, oppure avere un tema natale ricco di questi due segni nei pianeti principali che strutturano la personalità. Cioè, per esempio, potrebbe essere del segno dello Scorpione e avere la Luna, per esempio, in Capricorno, d'accordo? E ascendente magari in altrettanto Scorpione. È un esempio, quindi sicuramente molto forte la presenza di questi due segni, o comunque nei punti chiave, diciamo così, del tema natale. Quindi sicuramente voi vivrete questa situazione in maniera molto positiva, se non altro da un punto di vista appunto strettamente carnale, cioè questo rapporto veramente vi risveglierà molto, soprattutto da un punto di vista appunto fisico e quindi anche erotico. Allora, vediamo le ultime 3 carte che possono darci una specifica in più inerente ovviamente al 10 di denari e a questo diavolo. Allora, un'altra carta di grado decimo, 10 di bastoni, la luna ovviamente, quindi parlavamo di oscurità, appunto l'oscurità del diavolo, e qui abbiamo il 7° arcano maggiore, bellissimo ovviamente, il carro, quindi incontri nascosti, questo sicuramente perché l'abbinamento luna-carro è un abbinamento molto chiaro e tra l'altro anche molto frequente, diciamo, quindi incontri sicuramente nascosti. Allora, il 10 di bastoni, ragazzi, ci riporta ovviamente, ripeto, ad un rapporto che voi vorrete vivere a tutti i costi, nonostante qualche piccola difficoltà, perché il 10 di bastoni parla appunto di chi si impegna tanto per poter raggiungere appunto un determinato risultato, d'accordo? Quindi un rapporto che potrebbe mettervi molto alla prova, perché potreste magari a volte non riuscire a vedervi o comunque diciamo potreste per esempio a volte anche dover rinunciare al vedervi per non destare tanto sospetto. Straordinario è che tutte queste 3 carte, in particolar modo 10 di bastoni e luna, parlano comunque di oscurità. In questo mazzo, infatti, 10 di bastoni rappresenta coloro che camminano di notte, gli stregoni malvagi, vedete? Appunto del Sudafrica. Quindi è una carta che parla di intenti nascosti, di ambiguità, di doppiezza, quindi una sorta di doppia vita che potrebbe inizialmente, diciamo, un po' stancarvi proprio perché si tratta di in qualche modo far fatica magari anche a vedersi, d'accordo? Come vi ho detto poco fa, cioè sicuramente non facendo le cose alla luce del sole è ovvio che voi dovrete in qualche modo comunque impegnarvi di più, quindi fare più sforzi proprio per potervi vedere, lavorare alacremente per poter portare avanti appunto questa storia. Però è ovvio che ne varrà la pena, perché il 10 di bastoni è una carta che parla di bastoni, quindi di passione e di successo, ottenuto però dovendo compiere degli sforzi, quindi facendo dei sacrifici e azzardando. Ricordate l'azzardo e il rischio del diavolo? Per quanto concerne appunto la luna parla di comunque emozioni, comunque sentimenti che nasceranno tra voi e questa persona, cioè non sarà soltanto una storia di letto, d'accordo? Comunque una storia che prevederà
anche ovviamente il lasciarsi andare delle emozioni importanti, ad una conoscenza profonda che farà bene ad entrambi, perché evidentemente entrambi riuscirete a vivere questa storia come una novità. Evidentemente non solo voi, ma anche lui non ha mai provato magari certe sensazioni in passato e dunque si troverà di fronte magari ad un nuovo modo di vivere un rapporto, di vivere anche dei sentimenti. La luna parla sicuramente di chi andrà ad affrontare la propria interiorità e quindi anche un periodo di introspezione. Quindi conoscerete molto voi stessi, capirete ancora di più quello che volete, che vi fa bene e quello che ovviamente non vi fa bene. D'accordo? Chiaramente la luna parla di sensualità, sì, ovviamente rifà a Mavu, la metà femminile del Dio creatore. Quindi questa persona ammirerà di voi la vostra sensualità, la vostra femminilità e ovviamente tutto quello che voi siete in grado di offrirgli e che magari nessuna donna fino ad ora gli ha mai donato. Vi sentirete, cioè questa luna parla di chi si conoscerà a tal punto dal percepirsi, sentirsi appunto anche senza parlare. Cioè anche quando sarete lontani, voi riuscirete comunque a percepirvi, a capirvi, a sapere ciò che uno sta pensando e ciò che vorrebbe l'altro. Quindi è vero che è una carta che parla di oscurità, come il diavolo, ma è una carta che parla comunque anche di profondità, di un'interiorità che si dispiega. D'accordo? Quindi di un processo anche di evoluzione all'interno di se stessi, all'interno delle proprie ombre, l'ombra junghiana, le parti più recondite, ovviamente, di ciascuno di noi. D'accordo? Quindi sicuramente questo sarà un rapporto che abbatterà, ripeto, molti tabù, molti non detti e situazioni effettivamente poco soddisfacenti che sino ad ora hanno caratterizzato la vostra vita. La carta ovviamente del carro è una carta altrettanto bella ovviamente perché ci parla di caccia, pastorizia, quindi di conquista e Oya, la dea della tempesta e dei cambiamenti. Di conseguenza questo rapporto, questa conoscenza, come vi ho detto con il 10 di denari, rappresenterà per voi effettivamente un momento di grande evoluzione. È una carta che parla di, avventure pepate. Il carro parla di avventure da un punto di vista fisico ovviamente molto forti. Ovviamente è legata questa carta a tutto ciò che è appunto la carnalità, l'aspetto più animalesco del vivere. È una carta che parla anche, vedete, di una strada, di un sentiero percorso da ovviamente due destrieri, non in questo mazzo, i mazzi più tradizionali, molto diversi l'uno dall'altro, uno nero e uno bianco. Ovviamente uno rappresenta la passione, l'erotismo e quindi tutto ciò che è l'istinto, l'altro ovviamente tutto ciò che è invece l'etica, la morale, i tabù, ciò che si deve e non si deve fare. Ecco, questa storia vi porrà dinanzi proprio alla difficoltà, a volte, di dover fare delle scelte magari spiacevoli da un punto di vista morale, che vi porranno in qualche difficoltà, però che ovviamente vi porranno anche di fronte ad una grande verità. Cioè tutto quello che io ho avuto sino ad ora mi ha fatto bene? Mi piaceva realmente? Come mai questa persona mi sta facendo provare tutto questo in questo momento? D'accordo? Come mai sono arrivata a cedere ad una situazione di questo genere? Tra l'altro, ripeto, ovviamente il carro parla di successo, parla di tanti incontri, ve lo dicevo anche con il diavolo, quindi diversi incontri, un vedersi, un andare in qualche modo a rischiare, ma, ripeto, il gioco varrà la candela assolutamente. Incontri che potrebbero ovviamente avvenire
in maniera inizialmente nascosta. E questa situazione potrebbe andare avanti per un po' di tempo, perché comunque la Luna ha tempistiche medio-lunghe, d'accordo? Quindi sicuramente la situazione non prevede momentaneamente, almeno entro i prossimi 2 o 3 mesi, diciamo, un'evoluzione particolare, perché come vi dicevo con il Diavolo, entro grosso modo all'inverno questa storia prenderà ovviamente corpo e diventerà sicuramente qualcosa di più, quindi incontri dopo incontri, ovviamente ci sarà la nascita comunque di un sentimento, emozioni, ve lo dicevo con la Luna, situazioni che vi porranno di fronte ovviamente a delle domande importanti, quindi ovviamente al chiedersi se sia o meno il caso di procedere lungo un determinato percorso e soprattutto come procedervi, ma è una carta che vi permetterà ovviamente anche in qualche modo di sperimentare proprio nuove forme d'amore. Quindi sicuramente questa situazione vi farà molto molto bene, perché è una carta che parla, il carro, ulteriormente di grinta, di forza, di determinazione, di coraggio e quindi di volontà ad andare avanti e quindi a vincere contro gli ostacoli di cui avevamo parlato appunto con il 10 di bastoni. Quindi quell'impegno necessario per potersi per esempio vedere, che per voi sarà ovviamente molto importante, ma che vi permetterà anche di capire quanto per voi possa effettivamente essere diventata importante questa storia, perché evidentemente voi vi troverete a rischiare magari il tutto e per tutto, voi o l'altra persona o magari entrambi, capendo dunque che evidentemente per voi è una storia importante, perché vale il rischio. D'accordo? Tra l'altro, per quanto riguarda le tempistiche, anche la carta del carro è legata all'autunno e in particolar modo al mese di dicembre. D'accordo? Quindi è una carta che parla ovviamente anche di un inverno che nasce con ovviamente una storia già in essere, quindi importante l'autunno, per poter vivere questa storia in questo modo. Sicuramente è una carta più veloce della Luna, quindi diciamo che va un po' ad accelerare i tempi, quindi sicuramente entro le prossime settimane questa persona potrebbe iniziare a palesare il suo interesse. Ripeto, una persona che fa già parte delle vostre conoscenze. Per quanto riguarda i segni zodiacali, in questo caso abbiamo 3 nuovi segni, oltre al già citato Capricorno e ovviamente al segno dello Scorpione. Qui abbiamo l'Ariete, i Gemelli e il Sagittario, quindi 2 segni di fuoco, l'Ariete e il Sagittario, e i Gemelli come segno d'aria, che vanno ad aggiungersi appunto al sopracitato appunto Scorpione e ovviamente Capricorno. Valida la stessa spiegazione di prima, quindi potrebbe essere per esempio del segno del Capricorno avere ascendente in Sagittario. D'accordo? Dunque, sicuramente un momento molto bello per voi, un momento molto positivo. Già entro qualche settimana questa persona potrebbe palesare il suo interesse, un interesse che aprirà la storia ad una frequentazione molto bella e molto passionale, che vi piacerà molto. Cioè voi vi sentirete molto bene, sia voi che ovviamente l'altra persona. Dunque, ovviamente ragazzi questa stesa termina qui. Come sempre, ovviamente mi raccomando, dal canto vostro forza, coraggio, determinazione, buoni incontri pepati, quest'anno abbiamo visto tanti, come sempre buon percorso karmico e ovviamente a presto!